Ascoltiamo adesso la dottoressa Marzetti. Allora, la dottoressa Carla Marzetti ha un intervento, il titolo è Diagnostica nella medicina di precisione, profilo profilo metabolomico e performance cellulare. Sì, se vuole sì. La dottoressa Marzetti è responsabile dell'azienda Valsambro. Funge? Starò ferma perché di solito mi muovo molto, sono un'iperattiva. Allora, intanto grazie agli organizzatori per questo bel evento e vorrei fare un ringraziamento speciale perché se io oggi sono qui e vi parlo delle nuove diagnostiche molecolari, lo devo proprio a dei genitori di bambini autistici, perché 10 anni fa nel mio laboratorio arrivò una famiglia e mi mostrò degli esami particolari e io rimasi lì perché dicevo, ma cosa sono tutte queste molecole, queste cose, eccetera, eccetera. Allora io, da brava curiosa, che è sempre quello che mi ha, diciamo, portato verso orizzonti nuovi, guardai questi esami che non faceva nessuno, sia in Italia sia in Europa, e la facevano dei grandi laboratori americani. Bene, allora sono passati 10 anni e sono 4 anni, barra 5, che sono riuscita a portare questa diagnostica qui in Italia e a fornire un servizio di queste diagnostiche omiche. E quindi è con vero piacere, però diciamo che parlare con i genitori dei bambini autistici, che molto spesso hanno studiato, è un vero piacere, perché mi trovo a parlare con persone veramente preparate e veramente studiose. Ecco perché bisogna assolutamente fare formazione ai medici, ai biologi, a tutti gli operatori sanitari perché possano rispondere a delle persone così attente e che hanno studiato. Molto spesso invece dall'altra parte si trovano persone che ragionano con i protocolli, persone che non riescono a capire l'esigenza dei ragazzi. Quindi la formazione, ecco perché stiamo organizzando scuole proprio per questo, deve insegnare ai professionisti a leggere questi esami di laboratorio, a leggere le cose per poter rispondere e non minimizzare le cose e non dare risposte. Ecco, questa è una grossa cosa che bisogna assolutamente che avvenga. Allora, io mi dico, quando arriva un paziente, può essere il bambino autistico, ma anche un paziente complesso, non serve più fare un esame di laboratorio, non serve più fare la glicemia, il colesterolo, l'emocromo, perché siamo andati avanti, la scienza e la ricerca è andata avanti e quindi non si ragiona più per singoli esami di laboratorio, ma si ragiona su profili. I profili di esami di laboratorio danno tanti risultati e questi risultati devono essere interconnessi fra di loro perché danno tante informazioni. Ecco perché ci vuole appunto la formazione. E quindi siamo nell'era delle omiche.
le ho sentito dire prima la dottoressa Cazzato che mi ha preceduto, abbiamo una slide dopo questa che è uguale e quindi non ci siamo neanche parlate, però diciamo siamo nell'era delle omiche. Che cosa sono le omiche? Sono tutte quelle scienze che finiscono in omico, no? Quindi genomica, proteomica, metabolomica, lipidomica, trascrittomica, eccetera, eccetera, poi adesso microbiomica e tutto finisce in omica, che vuol dire molecolare, ok? E allora, come giustamente ha detto lei prima, dove c'era stato tanti studi del genoma, il genoma è come lo vediamo, uno spartito musicale dove sono scritte le note musicali, e poi per esempio la proteomica potrebbero essere gli strumenti col quale io devo suonare questa musica, ma se io voglio sentire la musica io devo andare alla metabolomica. Perché la metabolomica? Perché ecco, questa è la diapositiva uguale ma ripetita iuvant, che dal gene, il gene trascrive e la trascrizione si poi attiva in proteine, e le proteine sono fatte da metaboliti. Ecco perché io riesco, diciamo, ad andare a vedere quei metaboliti e a vedere tutto quello che questo va. Sì, però, ecco, no, ecco, vedete qua, io riesco ad avere la funzione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io invece di andare a vedere il mio genotipo, vado a vedere l'espressione del fenotipo che è espresso, e l'abbiamo sentito fino adesso, per tanti fattori, interni ed esterni. Ho sentito parlare di esposoma, certo, tutto quello che ci circonda, che respiriamo, che mangiamo, i farmaci che prendiamo, la nostra alimentazione, il nostro stile di vita, tutto questo si ripercuote qua, accende e spegne geni che danno una struttura dinamica. E allora io non posso ragionare né per protocolli, non posso ragionare per cose statiche, io devo ragionare sulle cose dinamiche. E oltretutto non posso ragionare per protocolli, perché questi bambini qua ce n'è uno uguale all'altro. E allora se io non riesco a avere tutti questi dati, molti dati, e riesco a trovare la strada, come posso aiutare un bambino che è diverso da un altro? E allora io ho bisogno di un qualche cosa che me le fotografi, che mi faccia un'istantanea di quel momento per riuscire ad andare a indagare di questo, ha bisogno di questo. Ho sentito parlare di microbiota, ho sentito parlare di molecole, dell'asse intestino-cervello, della permeabilità intestinale, ma ce l'ha Giovanni, ce l'ha Vittorio, ce l'ha che cosa? Che cosa se io non riesco a vedere quali metaboliti ha il microbiota, come è fatto il microbiota? So dei patogeni, perché questi bambini ragazzi hanno dei patogeni. Dottoressa, scusi un attimo, la sentite bene? Ci sono problemi col microfono? Scusate, Non va nella registrazione. mi sentite meglio? Meglio? Ok, grazie. Ok, questi bambini hanno patogeni particolari che se io non vado a vedere e a trattare, non riesco a fare nulla. Trattiamo l'intestino, lo dobbiamo trattare, ma dobbiamo prima pulirlo. Oppure vedere se questi geni si sono accesi non per un fattore infettivo, non per un innesco infettivo, ma per esempio per un fattore tossico. Anche questo devo andare a vedere. Vedete la strada come si amplia? E allora io ho bisogno di qualche cosa che mi faccia una fotografia e mi dia delle indicazioni. Quindi andiamo nella nostra sessione di metabolomica. Quindi da un lato i dati di espressione genica, le analisi proteomiche rivelano l'insieme di prodotti genici prodotti dalla cellula. Al contrario, il profilo metabolomico può fornire un'istantanea della fisiologia di quella cellula in un dato momento della vita. Ogni tipo di cellula ha un'impronta digitale sua, precisa, e lo studio dei biofluidi, l'urina, il plasma, eccetera, può fornire informazioni precise. Quindi andiamo a misurare cosa?
degli acidi organici. Perché è così importante misurare questi acidi organici? Perché la metabolomica è lo studio su larga scala di piccole molecole conosciute come metaboliti che si trovano nel biofluidi. Tutte le cellule, tutti i microrganismi, batteri, protozoi, funghi vivono e come tale hanno e producono dei metaboliti. Se io non riesco ad andare a identificare questi metaboliti, io non so se quel microrganismo è vivo, è morto, lavora, non lavora. Abbiamo sentito parlare butirrato, non butirrato, propionato, lo fa, chi non lo fa, fanno metaboliti dei neurotrasmettitori, non lo fanno, producono serotonina. E io devo andare a vedere perché, cosa è successo della produzione di quella serotonina, quindi mi devo andare a vedere tutta la cascata della chignorenina. È possibile farlo in maniera scientifica e assolutamente precisa. Quindi andiamo a vedere che cos'è la metabolomica. La metabolomica lavora per profili, come vi ho detto prima, però può anche avere dei singoli metaboliti che possono indicare per esempio tossicità a farmaci o a tossici ambientali, oppure anche oncometaboliti o metaboliti del diabete, eccetera, eccetera. Quindi posso utilizzarla come target oppure come profilo in generale. Quindi posso evidenziare dei singoli marcatori oppure, come ho detto prima, ecco, intanto bisogna dire che cos'è un marcatore omico. È un elemento misurabile, è un indicatore di normali processi biologici, è un marcatore di processi patogenetici, è un indicatore della risposta terapeutica. Quindi vediamo come siamo veramente precisi. E allora andiamo a cercare questi acidi organici. Dove li andiamo a cercare? Li andiamo a cercare nelle urine. Perché nelle urine? Perché sono concentrati 100 volte di più. E quindi io vado a vedere il mio campione d'urina e le vado a trovare lì. Quando deve essere indicato, quando deve essere richiesto un profilo di analisi metabolomica? Allora, intanto quando voglio una valutazione funzionale e voglio andare a vedere come hanno lavorato le mie cellule. Ok. Quindi devo andare a fare una valutazione funzionale di come funziona il tutto e quindi la rilevazione quantitativa di specifici acidi organici nelle urine permette una valutazione funzionale dello stato dinamico cellulare. E questa è la slide che lo rappresenta. Allora, noi praticamente lavoriamo le nostre cellule per cicli metabolici. Immaginate questi cicli metabolici che sono delle ruote, ciclo di Krebs, produzione dell'energia da parte dei mitocondri, o delle cascate, ciclo glicolitico, eccetera. Quindi sempre delle cose in movimento. A un certo punto questi si interrompono. Quindi un ciclo di Krebs, per esempio, è interrotto in un determinato passaggio. Questo metabolita comincia ad accumularsi e dopo viene riversato nelle urine. E io lo vado a trovare nelle urine, ok? Quindi io riesco a fare il ragionamento al contrario, il che vuol dire che come io andassi nella spazzatura, nei bidoni della spazzatura e comincio a dire, ok, questo mangia scatolette, mangia cose imbustate, oppure questo va dal fruttivendolo perché c'è la gamba del sedano, eccetera, eccetera. Cioè faccio lo Sherlock Holmes. Riesco a capire quale sistema è bloccato. Dici, come, poi cosa faccio a sbloccarlo? Beh, ci sono dei cofattori. Sono dei cofattori che possono essere enzimi, che possono essere vitamine, minerali, eccetera, che vanno a sbloccare. Ma noi dobbiamo saperlo perché la composizione e la posologia sarà completamente diversa che dare un gruppo di vitamina B, per esempio, o dare solo la B6 in un dosaggio più alto. È così che facciamo medicina di precisione. E allora, quando viene a essere richiesto un esame metabolomico? Sicuramente in tutte le malattie intestinali possiamo vedere i metaboliti del microbiota, nei disordini metabolici, questo lo dice la parola, ma anche in tutte le cose, le malattie croniche. È l'esame fondamentale per i bambini con spettro autistico. È fondamentale, è l'esame di elezione.
perché vede tante cose e si può intervenire su tanti aspetti. Nei disordini neurologici, nelle malattie dementigene, nelle malattie degenerative e anche nei problemi post-infettivi. Come si misurano questi acidi organici? Con questi giocattolini. Che cosa sono? Sono spettrometri di massa. Ci sono spettrometri di liquido massa che vedono tutto quello che si scioglie nell'acqua, oppure che si scioglie nei grassi, allora dovremo una gas cromatografia di massa. Oppure questo che si chiama ICP massa, che va a vedere invece tutte le molecole che non si sciolgono, tipo metalli pesanti, oligoelementi, eccetera, eccetera. Quindi 3 spettrometri. Adesso andiamo a vedere cosa vuol dire profilo metabolomico. Quindi l'andrò a spiegare a gruppi per una maggiore comprensione. Questo è un referto, per esempio, di metabolomica. Sono circa 60-65 molecole al quale noi possiamo andare poi ad aggiungere altre cose, per esempio un profilo degli amminoacidi, un profilo delle tossine, un profilo dei metaboliti del microbiota, cioè possiamo anche comporlo, ok? Però diciamo questo qua è già una partenza buona per avere determinate risposte a determinate situazioni. Allora, i primi sono i markers mitocondriali. Al mitocondrio è fondamentale perché il mitocondrio produce energia per tutto, dal cuore ai muscoli al sistema nervoso, eccetera. Se non va il mitocondrio, non va nulla. E allora adesso è molto di moda, no? Le malattie mitocondriali, questo è il mitocondrio, qui e là lo sportivo, quello dell'astenia, eccetera, eccetera. Ma come si va a visitare, tra virgolette, un mitocondrio? Non c'è un test se non un test di metabolomica. E quindi noi andiamo a vedere, per esempio qua, li troviamo tutti i markers mitocondriali, tutta la nostra cascata del ciclo di Krebs, che come ho detto prima si può interrompere. Lo vediamo qui. Questa è la stessa rappresentazione, vedete, questa è la cascata degli acidi organici e questa è la rappresentazione. Vedete qua c'è la glicolisi, il ciclo di Krebs e la catena di trasporto. Allora, vedete qua, come ho detto, o cascate o ruote. Queste possono essere per esempio bloccate in determinati punti, che ne so, il succinato, il fumarato, eccetera. Ma qua c'è un esempio di come andare a rimettere in sesto con i nostri cofattori. Per esempio, che ne so, qua con il ferro o con l'acido lipoico, il coenzima Q, il magnesio, eccetera, eccetera. Quando ho questo bloccato, automaticamente io devo utilizzare il mio cofattore. Il mitocondrio è importantissimo, ma è molto delicato. È delicato perché va incontro a un'ossidazione e quindi un'apoptosi e quindi ovviamente muore. E tutti questi interferenti vanno proprio a danneggiare il mitocondrio. E come vediamo che ci sono, per esempio, l'infiammazione, ne abbiamo parlato prima, oppure i metalli pesanti, come ho nominato prima, ma anche le tossine, tutto quello dell'esposoma, i tossici ambientali, i tossici interni. 2 microrganismi molto importanti, che sono i clostridi e la candida. Questi bambini hanno sempre qualcosa che non va con questi 2 microrganismi. E purtroppo il tempo è poco, ma vi potrei spiegare per filo e per segno perché questi 2 microrganismi e cosa vanno a fare. Okay? Vanno a interferire con tutta la cascata del triptofano, la serotonina, la produzione di serotonina, eccetera, eccetera, con le catecolamine, ed ecco che vado a sviscerare il mio asse intestino-cervello. Quindi assolutamente importante andare a vedere queste 2 categorie di microorganismi. E quindi andiamo al nostro microbiota, ma vorrei fare una visione diversa del microbiota, perché vedete anche il microbiota, noi abbiamo avuto questo exploit, no? Dei sequenziamenti genici, di andare a vedere
le varie tipi di microrganismi, le famiglie. Prima c'è stato un sequenziamento RNA-16S, vedeva solo i batteri. Poi adesso con la metagenomica andiamo a vedere anche i funghi o anche i parassiti, ma è sempre una piccola parte di quello del quale ho bisogno. Perché, e nessuno lo dice, quando io vado a fare un sequenziamento, cioè uso la PCR... Dottoressa, al microfono, per favore. Scusate, e utilizzo la PCR, io vado a vedere il numero di quelle famiglie, di quei batteri, ma non mi dicono se questi batteri sono vivi o morti, il che vuol dire che io vado a fare una conta degli abitanti di una città mettendoci anche quelli che sono sotto al cimitero. E non è la stessa cosa, perché è patogeno se produce, è buono se produce. E quindi io devo avere tutto l'esempio, tutto il quadro di chi c'è, chi non c'è, chi è buono, chi è cattivo, se lavora male o bene. Perché se io avrò tanti lattobacilli, ma vado a farmi il mio butirrato, che è possibile farlo ovviamente sempre con la metabolomica, e vedo che non ce n'è, vuol dire che quelli che ha non funzionano. E quelli magari invece patogeni fanno propionato, altre cose, indoli, scatoli, cadaverine, putrescine e compagnia, ok? Quindi andare a fare un microbiota intestinale, devo fare tutto. Devo utilizzare la PCR perché è sicuramente più precisa, diciamo, per il numero, ma devo associare anche una microbiologia. Perché se io non le metto sulla piastra quei batteri lì, io non so mai se sono patogeni, se sono aggressivi, se sono vivi, se sono morti e se posso testare la terapia, perché con la PCR io non la posso fare, mentre con la microbiologia sì, e devo andare a vedere quello che producono. Quindi se voglio avere un quadro veramente preciso di quel microbiota, devo fare la PCR, devo fare la microbiologia, devo fare i metaboliti. Solo così io riesco a avere precisamente lo stato di quel microbiota e la terapia specifica. Questa è medicina di precisione. Bene, quindi molto importante, per esempio, i batteri, i markers dei funghi e dei lieviti. Sono importanti perché, come ho detto prima, Candida, Aspergillo, Penicillium, eccetera, vanno a interferire con la produzione di energia dei mitocondri, bloccano il ciclo di Krebs in 2 parti, veramente molto importanti, quindi andare a identificare e a toglierlo. Questo è l'esempio, diciamo, della cascata, dell'elenco dei microrganismi, delle metaboliti dei funghi. Un esempio, per esempio, l'acido citramalico può essere analogo all'acido malico e quindi possono andare a interferire, ci sono dei mimetismi molecolari e vanno a interferire su dei cicli invece che servono e invece vengono ovviamente bloccati. Ecco, abbiamo detto prima che i metaboliti possono interferire con l'attività mitocondriale e con tante attività cellulari. Qui abbiamo per esempio i metaboliti della Candida, ecco lo vedete qua, quando interferiscono per esempio sul nostro ciclo di Krebs in 2 punti. Vediamo qua, acido succinato e l'isocitrato vengono bloccati dai metaboliti della Candida e allora io troverò che tutto il ciclo di Krebs è bloccato perché c'è una Candida. Ok? Clostridi invece fanno un'altra cosa. Poi la Candida è molto importante perché la Candida va con i suoi enzimi direttamente a tagliare le IgA secretorie della mucosa e quindi mi rende l'intestino permeabile. Ecco perché tutto il discorso che si è fatto prima sulla permeabilità intestinale. Okay? In più abbiamo la formazione dei biofilm. E quindi batteri e funghi che si mettono insieme, fanno una bella copertina e lì non passa più niente. Quindi, quando voi andate a fare una microbiota intestinale e avete un biofilm, avete un falso negativo, perché nel campione fecale non ci sono più, sono attaccati alla mucosa. Ma noi li andiamo a scovare perché se loro ci sono fanno metaboliti e quindi io lo trovo nella metabolomica
E quando io ho per esempio dei test nel quale non trovo la candida nel microbiota, ma trovo i metaboliti del microbiota altissimi, io ho la sicurezza che c'è un biofilm e quindi io non vado a trattare subito il batterio o il fungo, devo distruggere il biofilm prima. Medicina di precisione. E quindi devo andare a vedere tutte le varie tipi di muffe, di candide, eccetera, comprensive anche delle muffe. Una cosa che non viene assolutamente guardata è purtroppo l'aspergillo, perché l'aspergillo fa come la candida, ma lo possiamo prendere per via orale, ma anche respirare. Quindi molto spesso quando io trovo metaboliti dell'aspergillo chiedo ai genitori se vivono in una casa umida, per esempio, con muffe e con funghi. Io ho visto tanti bambini, no? Che stavano bene, ho fatto il microbiota, tutto a posto, eccetera, poi c'erano dei segnali di aspergillo, chiedendo ai genitori il tipo di casa dove abitavano e c'erano le muffe sui muri. E gli ho detto, è inutile trattare questo bambino se prima non trattiamo i muri. Gli ho detto di scrostare la polvere dei muri, l'ho messa in cultura, è cresciuto, sembrava tappeto volante di tutta la roba che è cresciuta. Ma questi genitori, ritorniamo alla parte alimentare, no? Non lo fanno. Quindi dopo un anno il bambino era uguale a prima. Avete bonificato? No, perché è complicato. Che devo fare? Non c'è la bacchetta magica, no? Quindi ritorniamo di nuovo alla parte alimentare, non solo l'alimentazione, quindi bisogna anche stare attenti dove si vive. Le micotossine lavorano direttamente sulle mie giunzioni serrate. Questa è una fotografia che mai fatto vedere tutti, ma così ripetita iuvan. Ecco, anche qua andiamo a tagliare le GA secretorie, le giunzioni serrate, ed andare a creare permeabilità intestinale. La sovraccrescita di batteri, come quella dei funghi, va vista con anche questi metaboliti e ci dà informazione. Abbiamo detto, ci dà informazione di disbiosi intestinale, mi dà informazione sul lavoro dei batteri, ma mi dà un'altra informazione, perché non c'è un esame che mi indica un SIBO o una SIFO, mentre questi, prendendo tutto, anche se io non lo trovo nel campione fecale, so che per esempio questa formazione può essere a livello del tenue e quindi di andare, possiamo avere un'indicazione per una sovraccrescita intestinale nel tenue. Quindi il concetto di disbiosi è completamente allargato, non diventa più una disbiosi, ma un teatro dove tutti gli attori fanno la loro, no? Rappresentano, e la loro rappresentazione si vede anche con i metaboliti prodotti dal microbiota, lo vedete qua, acido butirrico, propionico, acetico, eccetera, eccetera. Non si possono dedurre questi metaboliti da chi fa il microbiota intestinale, va a dire tanti di questi, quindi noi abbiamo tanto butirrato e in relazione, perché se lo sbaglio lo faccio all'inizio, mi trascino l'errore sistematico. Le posso misurare? L'abbiamo lo strumento per misurarle regolarmente, lo facciamo, non andiamo a dedurre, gli esami si devono fare e si devono controllare. E poi gli ossalati. Gli ossalati sono importanti perché ci sono tanti lavori che vanno a vedere che nei bambini con l'aspetto autistico sono assolutamente innalzati il test degli ossalati. Gli ossalati si possono complessare, possono precipitare e danno una sintomatologia dolorosa perché sono dei precipitati, hanno degli aghi, delle punte, ma non si possono precipitare solo nei reni o anche nelle ossa, ma possono precipitare, vedete qua, nei reni, ma anche nelle ossa, ma anche nel cervello. Molto spesso molti bambini hanno aspergillo, penicillium o salati, che vuol dire che sono già a un grado più alto, e vediamo qua ci sono dei lavori sugli ossalati e i bambini dello spettro autistico. Qua
se ci sono gli ossalati alti, bisogna fare un'alimentazione low oxalate, ci sono proprio toglierle dall'alimentazione. Vediamo un altro, vado avanti perché sennò faccio troppo tardi, l'altro gruppo, i neurotrasmettitori. Avevamo sentito parlare della serotonina, dell'asse intestino-cervello, lo possiamo andare a verificare andando a vedere il test dei neurotrasmettitori, di tutte, dopamina, noradrenalina, eccetera. Questa cascata qui è bloccata dal Clostridium. Il Clostridium blocca la cascata, blocca un enzima della dopamina beta idrossilasi che va dalla noradrenalina all'epinefrina. Okay? E quindi è bloccato tutta la cascata delle catecolamine. E il metabolismo del triptofano, molto importante, perché abbiamo sentito parlare di serotonina e abbiamo sentito parlare che quando l'organismo non fa serotonina, va nella cascata della chignorenina, e la cascata della chignorenina porta l'acido quinolinico che è da neuroinfiammazione. Quindi io devo sapere se la mia serotonina è andata, il mio triptofano mi è andata a formare serotonina, oppure ha preso l'altra strada, che è assolutamente sorretta da fattori infiammatori e da fattori infettivi, ok? E anche da stress, anche dallo cortisolo. Può spostare l'asse e con questo io lo posso andare a misurare. La misurazione dell'acido quinolinico è molto importante perché dà appunto un'indicazione di neuroinfiammazione. Poi abbiamo i markers nutrizionali. I markers nutrizionali servono perché andiamo a vedere la biodisponibilità. Molto spesso io faccio vitamina B12, è normale, vitamina B6 normale, ma girano a vuoto, come devo dire, ok? Quindi sono presenti nel plasma, ma non vengono assorbite. Quindi attraverso la reazione inversa, io vado a vedere quanta disponibilità ho di queste vitamine, quindi molto importante se io voglio dare un sostegno dal punto di vista nutrizionale. Indicatori di detossificazione, molto importante, il primo fra tutti l'acido piroglutamico, che è un indicatore del glutatione. E molto spesso questi bambini, questi ragazzi hanno questi sistemi bloccati, il che vuol dire che io devo seguire un'altra strada e andare prima a detossificare, perché tutte le cose che farò, farmaci, integratori, eccetera, non serviranno, perché il suo fegato non fa la coniugazione della due parti della detossificazione, la funzionalizzazione e il trasporto, perché il glutatione è bloccato. Allora io prima devo intervenire lì e poi l'altro. Di nuovo, medicina di precisione. E poi anche i chetoni e gli acidi grassi d'ossidazione per vedere se prendono per esempio energia da tutta la parte grassa. Se trovo un problema di questo, magari posso anche andare ad aggiungere un esame di lipidomica per andare a vedere proprio in particolare che cosa io devo andare a somministrare, quale grasso devo andare a somministrare. Quindi l'uso attuale dei singoli marcatori come indicatore di malattia sarà sostenuto da un profilo completo di singoli metaboliti collegati alla comprensione della salute e del metabolismo cellulare. Con questo strumento saremo in grado di valutare sia l'attuale stato di salute e di tracciare una traiettoria di intervento per portare il più possibile all'equilibrio indispensabile per il mantenimento della salute. Diagnostica di precisione per una medicina di precisione, l'utilizzo delle omiche per questo. E con questo vi ringrazio. Ringraziamo la dottoressa Carla Marzetti, grazie mille per il suo intervento, e ovviamente ringraziamo anche la sponsorizzazione della Valsambro, ambulatorio diagnostica molecolare e analisi del microbiota intestinale. Grazie mille per la vostra partecipazione. Ringrazio anch'io la dottoressa Marzetti perché Panciando sposa esattamente l'approccio dinamico di cui la dottoressa ha parlato, e fondamentalmente tutte le famiglie che si rivolgono a noi sono proprio quelle famiglie che non trovano un posto nei protocolli imposti fondamentalmente dal sistema, quindi noi sposiamo in pieno l'approccio della Marzetti e di Valsambro.